Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Cancro o ascendente Cancro o Luna o Venere in Cancro. Andiamo a vedere cosa ti aspetta in amore, ma soprattutto andiamo a vedere il fuoco dell'amore che sta per travolgerti e perché non l'ha fatto fino a questo momento. Cioè, andiamo a vedere qual è l'ombra e anche qual è la risoluzione totale per te. Quindi andiamo a vedere anche cosa puoi fare concretamente per creare l'amore autentico, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Andiamo a fare una stesa un po' diversa per essere più incisivi, più chiari e diretti possibili, ok? Affinché le tue relazioni siano sane e autentiche. Allora, andiamo a vedere Cancro. Qual è l'ombra che stai portando nelle tue relazioni che deve essere vista per essere sanata, no? Quale parte di te che forse non vuoi vedere ma che condiziona i tuoi rapporti o ha condizionato i tuoi rapporti? Paure, bisogni, aspettative, controlli, tutto ciò che fa da specchio. Allora, come prima carta mettiamo, scusami, l'aria condizionata, mettiamo l'ombra Cancro, l'ombra che porti nelle relazioni. Seconda carta, cos'è che desideri davvero tu? Cioè nel segreto del tuo cuore, no? Sotto sotto, anche se magari non lo ammetti, cos'è che desideri veramente? Poi andiamo a vedere la lezione d'amore che la tua anima sta imparando ora, qual è? La lezione d'amore dalle tue relazioni, dalla tua connessione che hai adesso, dalle connessioni che hai avuto. La lezione d'amore che la tua anima sta imparando adesso, qual è? Poi vediamo cosa puoi fare concretamente per creare un amore vero, autentico, vero. E infine vediamo come cambieranno le tue relazioni o la tua relazione quando accoglierai questa verità. E la mettiamo qua. Allora, vediamo cosa si sta manifestando quindi nella tua vita, cosa si è manifestato e come sciogliere tutto, ok? Facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa stai per manifestare quindi? Andiamo a vedere. Prima di tutto vediamo l'ombra, l'ombra che porti nelle relazioni. Qua abbiamo un re di denari. Guarda, la tua ombra nelle relazioni è come se si nascondesse nel bisogno di sicurezza materiale ed emotiva o ambedue. A volte diventa eccessivo questo bisogno di sicurezza materiale o emotiva. Quindi il re di denari ama la stabilità, però se portato all'estremo si trasforma in un attaccamento rigido, no? La paura di perdere ciò che hai conquistato, il timore che il nido possa crollare. Questa è l'ombra che porti nelle relazioni. Quindi questo può farti diventare o troppo protettiva o protettivo, o anche possessiva o possessivo. Cioè come se cercassi garanzie costanti che spesso l'amore, essendo natura fluida, non può dare, no? Questa è l'ombra che porti e quindi già metterla in luce significa attivare un certo tipo di consapevolezza che poi porta al potere dell'ombra, al potere che è nascosto dietro l'ombra, no? Ok, vediamo che cosa vuoi veramente tu. Cioè, quel desiderio, quello che desideri davvero sotto sotto, anche se magari non lo ammetti, no? Vediamo cos'è. Il mago, bellissimo, nel tuo cuore vive un sogno luminoso, qua desideri creare proprio attivamente la tua realtà amorosa, cioè usare il tuo potere personale per attrarre, comunicare, fare legami magici, tessere legami magici. Il mago qua indica che vuoi sentirti al centro del tuo destino sentimentale, cioè capace di incantare, di manifestare con la parola, con lo sguardo, con il cuore ciò che desideri davvero. Il mago qua mi parla di magia. La magia cos'è? La magia è la bellezza della vita, che è imprevedibile anche, no? Nonostante questo bisogno di sicurezza che c'è dentro di te. Cioè tu vuoi veramente quello che vuoi profondamente. Vuoi sentirti al centro del tuo destino sentimentale. Vuoi far parlare il cuore. Tu hai
Fondamentalmente il tuo cuore ti dice che tu hai tutti gli strumenti per realizzare l'amore alla tua altezza, no? E quindi l'ombra che porti qui è necessario che tu la veda per poterla smaterializzare e realizzare veramente quella sicurezza che vuoi realizzare, che non è attaccamento, bisogno di controllo, paura di perdere il nido. Tu sei una grande maga, un grande mago, mi dice qui. È un sogno luminoso, cioè vuoi creare tutti i giorni la tua realtà. Ecco, non radicarti in dei modelli di riferimento costruiti che vogliono la certezza, mi spiego? Vediamo qual è la lezione dell'anima. Qual è la lezione dell'anima? Cioè che cosa stai imparando attraverso la connessione che hai o che hai avuto e quella che stai per manifestare. Qua c'è il tuo archetipo, il carro. La tua anima qua ti invita adesso a prendere le redini della tua vita affettiva, a muoverti con coraggio. Il carro qua è vittoria sul dubbio, è direzione decisa. Significa non lasciarsi trascinare dalle correnti, ma scegliere dove andare. Devi scegliere tu, non lasciarti trascinare dalle correnti, e hai già il potere per farlo. Forse l'amore ti ha visto spesso oscillare, no? Tra il sogno e la paura. Sogno e paura. Questa carta ti dice che ora è tempo di condurre tu il carro del cuore, guidando i leoni. Qui ci sono, negli altri mazzi tradizionali ci sono i cavalli, no? Guidando i cavalli dei desideri e delle emozioni verso la meta che più risuona con la tua verità. Non lasciarti trascinare, non oscillare più che altro tra sogno e paura, ma conduci tu il carro del tuo cuore, ti dice questa carta, mi spiego? E andiamo a vedere qual è il consiglio pratico. Qual è il consiglio pratico? Cioè cosa puoi fare concretamente adesso per creare un amore autentico? Nutrire il cuore. Nutrire il cuore. La regina di coppe, qua pure ci sei tu di nuovo, che tu sia uomo o donna non importa, eh? Qua parlano di dolcezza infinita le carte, mi dicono che devi nutrire il tuo cuore, permetti ai tuoi sentimenti di fluire, ascolta l'intuito e soprattutto onora la tua sensibilità. Perché? Perché qua la regina di coppe è la guaritrice emotiva, colei che accoglie senza giudizio, colei che ama profondamente e con compassione. E cosa significa questo in amore? Significa lasciare spazio alla tenerezza, confidarti senza timori, accogliere e farsi accogliere, accogliere e farsi accogliere. Questo è praticamente accogliere e farsi accogliere. Bello. Vediamo qual è la carta che mi dice come cambieranno le tue relazioni in funzione di questo adempimento. E qua abbiamo un 6 di spade. Allora, quando integrerai tutto questo, le tue relazioni prenderanno finalmente una rotta più serena. Perché il 6 di spade è il viaggio verso acque tranquille, è il lasciare alle spalle i conflitti interiori e le paure che ti ancoravano, va bene? In coppia questo 6 di spade significa superare vecchie difficoltà e andare insieme verso un porto sicuro. Se sei solo, questa carta indica un passaggio interiore che stai vivendo che ti condurrà a un amore più sano, dolce e limpido che è in arrivo verso di te. Eccolo qua. Quindi quello che mi stanno raccontando le carte in questo momento, come il tuo viaggio, no? Fondamentalmente qua la tua ombra è la paura di perdere ciò che ti dà sicurezza. Cioè, custodisci quel nido con tanta forza che a volte rischi magari di soffocare la vita che ci vuole invece veder nascere. Un po' più di leggerezza, ti dicono. Dentro di te, perché dentro di te vive un mago, cioè un'anima che sa creare bellezza.
che vuole parlare il linguaggio segreto dei cuori, che sogna di manifestare un amore incantato con la sola potenza della sua presenza. Quindi cosa ti chiede la vita in questo momento? La vita ora ti chiede di salire su questo carro, di prendere in mano le redini del tuo destino sentimentale e guidarlo dove più ti chiama la tua verità. E cosa accade? Che mentre viaggi, lascia che la regina di coppe ti insegni l'arte della tenerezza. Nutri il tuo cuore, sciogli la corazza e permetti alla tua estrema sensibilità di essere il tuo dono più grande. Così attraverserai le acque del cambiamento e approderai a rive più calme, dove l'amore potrà finalmente fiorire senza più paura. Ok? È bellissimo, è molto poetico e bellissimo. È un momento di transizione per te, in cui stai proprio lasciando andare le paure che spesso ti possono irrigidire, va bene? Quindi quello che stai per manifestare o l'esperienza che stai per vivere con una persona, con l'amore, è proprio questo tipo di esperienza affinché tu possa fiorire senza paura, perché ci sono delle paure che ti trattengono, no? Che tu sia in relazione o non sia in relazione ancora, in connessione, o quello che hai vissuto nelle relazioni era proprio questo. Quindi cosa stai per manifestare integrando questo? Un porto sicuro dove l'anima può fiorire senza paura e tu essere libera o libero di esprimerti con tutta la tua energia e il tuo talento, manifestando quello che il tuo cuore desidera. Ok. Vediamo cosa ti dicono i miei oracoli, lui, lei. Cosa ti dice l'amore rispetto a questo? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box. Ti prego, fallo ancora. Questa carta, quando l'ho scritta, mi riferivo soprattutto a un atteggiamento o a qualcosa che tu fai in particolare e che a un'altra persona lo fa impazzire. C'è qualcosa che tu fai, tu sai che cos'è. E in questa stesa si riferisce soprattutto alla tua capacità di essere una maga o un mago. Sai per caso un aspetto di te che si riferisce a questo? Magari scrivimelo sotto, oppure tienilo a mente. Per ognuna di voi è diversa, ma in questa stesa è relativo a qualcosa che tu fai che ha a che fare con la tua magia, che ha a che fare con la tua magia e la tua sensibilità. Magari sapere delle cose che l'altro non sa nemmeno di se stesso. È un aspetto questo, eh? Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Qua mi stanno parlando di una separazione che puoi aver avuto, o puoi avere una separazione o fisica da qualcuno o emotiva. Questa separazione, come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Ed è approcciandoci, entrando in relazione con l'invisibilità dell'amore o di una persona che noi realizziamo proprio l'essenza dell'amore che vogliamo manifestare. Ok? Qua c'è una persona, per alcune di voi con le quali siete a distanza, questa persona è a distanza, che sta lavorando dentro questa persona in modo molto prepotente e vuole fare l'amore con te. Questa persona, c'è questa persona che vuole fare l'amore con te, questa persona che lavorerà talmente questo tuo magnetismo, questa cosa che tu fai, che scatena in questa persona l'erotismo, l'eros, cioè che è energia procreativa, attiva, cioè che vuole creare una manifestazione, un inizio con te, proprio con questa condivisione di cui ti ho parlato. Questo stai attirando a te, ok? Bello, bellissimo. Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli. Cioè, questa carta è uscita diverse volte in queste stese, le ultime che ho fatto.
cioè in questa sessione sull'amore, vero amore. Ragazze mie, state realizzando il vero amore. Questo è l'amore della tua vita, mi dice, cioè mi sta dicendo che state entrando in contatto con quella parte profondissima di voi che è il vostro spirito guida, daimon, amante mistico, sposo, sposa celeste, chiamiamolo come vogliamo, che vi sta permettendo di fare un salto di qualità a livello di vita relazionale per realizzare un vero amore. Il vero amore è quello quando tu proprio scacci queste paure e realizzi un amore saldo proprio perché sei salda in te stesso, in te stesso. Questo è un vero amore che stai manifestando all'esterno, eh. Il vero amore, caspita, caspita. In questo momento ci può essere separazione però, dal vero amore o dalla persona che ti interessa. Infatti me lo confermano. Qua vi svelerete l'uno all'altra la verità dei vostri sentimenti realizzando qualcosa di bellissimo. Quasi ti scioccherà quello che succede, te lo dico, tanto poi mi farei sapere. C'è una separazione al momento da questo vero amore, perché devi fare questo viaggio, questo tragitto, perché approdando su questa via più calma, l'amore può fiorire senza paura e qua è prossimo per te, nonostante ci possa essere separazione adesso da questo archetipo del vero amore o da una persona. Qua ci sarà proprio un conoscersi l'un l'altra dalla prospettiva di questa nuova te, rinata te o rinato te. Ok? Bello, bellissimo, molto profondo. Vediamo cos'altro ti dicono questi altri oracoli. Latte e miele, si prospetta un momento di alto godimento. Eccolo qua, ricevi, ricevi. Guarda, si prospetta un momento di alto godimento e una nuova rigenerazione nella tua vita. Guarda, allora, io qua mi dice che realizzi questo vero amore, 100% sì. La carta ricettiva, non devi fare niente se non acclimatarti alle tue emozioni, prendere le redini della tua situazione sentimentale e andare solo dove va il cuore. Ci può essere stato, c'è un periodo di separazione che porta del dolore, ma da questo dolore stanno nascendo le nuove foglioline che ha a che fare con la sperimentazione di questo nuovo amore. Vero amore, scusami. È una stesa molto bomba e molto profonda per te. Quindi io mi auguro che tu possa aver illuminato alcune zone d'ombra grazie a questa lettura e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.